E vi invito ora a vedere il Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. In realtà il progetto iniziale era questo, 1898, il Nicolai fa questo progetto che doveva abbracciare allo stesso tempo la casa comunale ma anche le scuole. Si ritenne che il progetto era troppo eccessivo per il comune di Borgo San Lorenzo, allora si mise da parte questo progetto che venne poi rispolverato anni successivi quando a Borgo San Lorenzo, purtroppo nel Mugello, il 29 giugno del 1919, venne un terremoto molto disastroso che rovinò effettivamente la casa comunale dell'epoca e quindi fu necessario davvero costruire un nuovo palazzo comunale. Queste sono le piantine praticamente del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, sia il piano terra, è questo che vedete, e questo è il piano superiore. Quindi capite bene che è sicuramente anche una pianta molto particolare, secondo anche un preciso orientamento. Contiene all'interno due colonne, nord-sud, perfettamente orientate, est-ovest, anche orientato il palazzo, e considerate che la stanza del sindaco, che vedremo assumerà un ruolo molto importante all'interno di questo percorso, all'interno del comune, in realtà nel progetto iniziale del Nicolai che abbiamo visto doveva essere quella che salendo in facciata era quella che dava sul terrazzo, era quella naturalmente più logica. Invece che cosa fa Tito Chini? Sposta la stanza del sindaco in questa qua, questa che vedete decorata al piano superiore, e se voi sovrammettete la pianta del piano primo piano a quella diciamo del piano terra, scoprirete, tra l'altro erano previste anche due colonne al piano superiore, si sarebbero trovate proprio in corrispondenza dell'entrata della stanza appunto del sindaco per assumere un valore straordinario. E vi invito a vedere, queste sono le piante delle fondazioni del comune, l'ingegnere Augusto Lorini, coadiuvato anche dell'aiuto anche da Tito Chini, faranno poi il progetto. Questa è la costruzione del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo e purtroppo durante la costruzione del palazzo ci morirà anche un operaio. Questo, vedete, è il Palazzo Comunale che si insedia, diciamo, nel comune, nella piazza principale dei giardini, che tra l'altro ha i giardini di Piazza Dante, che ha la misura proprio anche di un quadrilungo, e vi invito a vedere anche qui di lato trovate poi le scuole che furono costruite e si decise di non fare un unico palazzo come era appunto nel progetto iniziale del Nicolai, ma di lasciare per problemi sismici, diciamo, un distaccamento tra le due strutture, tra i due edifici, e quindi queste sono le scuole e questo è il palazzo comunale che venne costruito praticamente ex novo. Questo è il palazzo così come lo vediamo ancora oggi, con mattoni rossi, e vi invito a vedere, ecco, la posizione anche d'angolo del palazzo, e vi voglio far vedere, questa è una veduta panoramica dove si vede bene nell'insieme, vi voglio far vedere anche altri palazzi che furono costruiti in quegli anni per farvi vedere la differenza. Ho voluto mettere a confronto appunto altri luoghi che avevano necessità di essere ricostruiti, costruzioni ex novo di palazzi comunali negli stessi anni in Italia. E se voi andate a Sabaudia, una delle città nuove create dal regime, scoprirete che il Palazzo Comunale ha questa torre littoria, quindi c'è un'enfasi littoria di una torre civica comunale che esalta il fascismo, potrei dire alla Rocco, no? Un fascismo potente, forte, esaltazione della mascolinità. Niente di tutto ciò troviamo nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, che invece esalta l'universale appunto massonico. E vi invito a vedere appunto anche il Palazzo Municipale di Asiago. Ho voluto scegliere anche un comune, qui per il passaggio della guerra la città, diciamo, fu distrutta, il comune fu distrutto, di conseguenza si ricostruì anche qui, più o meno negli stessi anni, il palazzo comunale. E anche qui, vedete, domina proprio la torre civica comunale che ha un grande impatto, proprio il simbolo, diciamo, no, del potere comunale, lo era sempre stato, e qui però domina più anche un aspetto tradizionalistico. Non a caso c'è la fontana del Fauno lì davanti e all'interno trovate per esempio di Pomi l'atto di dedizione della
inaccettabile reggenza a Venezia. E trovate, per esempio, sempre nella sala consiliare, il lavoro dei boschi, il lavoro dei campi e quindi un richiamo proprio alle tradizioni. Guardate invece il Palazzo Comunale, non ha nessuna torre civica, come abbiamo visto, è giocato sull'orizzontalità e si ispira, per esempio, se guardate le colonne che trovate anche in facciata, sicuramente a casa in via Savoia, che è il particolare, diciamo, della facciata di Marcello Piacentini, uno degli architetti più importanti. Vi invito a vedere anche le finestre inginocchiate. Il primo esempio lo abbiamo a Firenze con Michelangelo in Palazzo Medici Riccardi, che fa le finestre inginocchiate, ma se vi porto a Firenze, guarda caso alla Santissima Annunziata, in Piazza della Santissima Annunziata, vi ricordo che Tito Chini conosceva bene, si era sposato proprio alla Santissima Annunziata nella Cappella dei Pittori e qui trovate per esempio il Palazzo Grifoni. Budini Gattai è un palazzo dove lavorò tra l'altro anche Galileo Chini all'interno e vi invito a vedere l'esterno del Palazzo Budini Gattai con la finestra inginocchiata, la panca di via. Queste sono le finestre del Palazzo Budini Gattai e queste sono le finestre di Borgo San Lorenzo, con il frontone timpanato e le finestre inginocchiate. È un richiamo espressamente a questo palazzo, diciamo, fiorentino. Se voi andate anche nel retro del Palazzo Comunale scoprirete questa sorta di abside che è il vano scale e tra l'altro qui si capisce bene l'orientamento perché qua giù sta tramontando il sole. Vi mostro una foto d'epoca del lato d'ingresso del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo e vi mostro anche una foto attuale. Entrando si percepisce un grande senso di buio e di luce che siamo invitati naturalmente a salire queste scale e vedrete che è un percorso di rinascita, elevazione non solo materiale, perché fisicamente si sale per arrivare ai piani superiori, ma anche di elevazione spirituale. E assume sicuramente un'importanza fondamentale il fatto che Tito Chini abbia voluto celare all'interno di questo palazzo tutta una serie di simbologie che invitano alla costruzione di un uomo nuovo, no? Quale sede può essere la più adatta per un pensiero del genere se non un luogo, la casa civica comunale? È interessante se voi entrate trovate delle simbologie dispiegate sul soffitto e trovate anche una scritta che qui vedete in alto che se voi quando entrate trovate scritto Comune di Borgo San Lorenzo. Se voi scendete le scale, una volta salite ai piani superiori, dipende dalle varie momenti della giornata, c'è una scritta che si sovrammette e appare il denaro del pubblico è sacro. Quindi il primo cittadino si deve ricordare che i soldi che investirà, che spenderà, devono essere investiti appunto per la cittadinanza. Troviamo subito una triplice cinta. Questa triplice cinta mi ha colpito sin da subito perché mostra uno schema ben preciso e che ritroviamo tra l'altro anche rappresentato a volte su delle cattedrali. All'interno trovate una stella a 8 punte raddoppiata diventano 16 e questi rappresentano canali, vedete, all'interno del quale portano a questa luce, a questa conoscenza. La triplice cinta, dicevo, è un simbolo importante perché unisce lo schema anche dell'idea di centro sacro. Considerate che si rifà alla città d'Atlantide, la triplice cinta però era di forma circolare. In realtà qui l'abbiamo di forma quadrata, come si ritrova per esempio a Cappiglia Marittima, oppure si ritrova anche nella chiesa di San Michele Arcangelo, al Carpineto romano. E che cosa ci rappresenta? In realtà, se voi leggete René Guénon, lui ci dice che quando la triplice cinta è in forma quadrata, non è la tradizione stessa a essere rappresentata, ma i custodi di una tradizione. E quindi qui troviamo i custodi di una tradizione iniziatica che ben conosciamo, che è la massoneria. E vi dico subito che appunto nel Palazzo Comunale c'è una lettura palese, evidente, che tutti potevano leggere, ma che rimane un po' sospesa perché molti simboli non hanno una spiegazione logica, mentre c'è una lettura più profonda per iniziati o per coloro che hanno in un certo senso le chiavi di lettura per poter comprendere che
comprendono effettivamente il messaggio caro alla massoneria di costruzione appunto dell'uomo nuovo, dell'uomo capace appunto di costruire un tempio però questa volta interiore per migliorare non solo se stesso ma anche la collettività attraverso l'esempio. Guardate, se voi prendete Francesco Bacone e leggete La Nuova Atlantide, lui parla di un gruppo di 50 viaggiatori che naufragano nell'isola di Bersalemme. Il nome dell'isola deriva dalla unione, diciamo, del il nome di Betlemme e Gerusalemme. Cosa fanno questi bersalemiti? Praticamente coltivano la sapienza e hanno un'istituzione importante sull'isola che è la Casa di Salomone. È interessante perché loro si dedicano a esperimenti scientifici e, usando il metodo logicamente baconiano, e controllano la natura, applicano la conoscenza per migliorare la società. E la popolazione, sentite bene, ci dice Bacone, conosce molte cose delle nazioni del mondo, ma nessuno conosce loro. E qui trovate, guarda caso, le due colonne anche nella pubblicazione. Potete vedere anche qui trovate le due colonne rappresentate in riferimento al Tempio di Salomone. Questa è una piantina del Tempio di Salomone e già capite bene, come abbiamo detto, il richiamo a Salomone, alla leggenda di Hiram, il gran maestro, no? Il costruttore del Tempio.